io da quanto tempo fa che faccio questo? Non lo so, non ho memoria, ma un po' da sempre mi interesso dei sogni. Siccome la vita è un po' un sogno, no? Sognato, noi siamo creatori di sogno, in qualche modo però è interessante il sogno in turno. Quindi lo studioso, il ricercatore, non è che si accontenta della realtà già, ma inizia a indagare anche dei sogni. Dice cosa succede quando vai a dormire. Quindi vi spiego una cosa, a parte che la realtà che cos'è, più di domanda, ma io faccio così di solito, appena mi sveglio al mattino, mi lascio qualche minuto ancora a letto e lascio affiorare un attimino i sogni che ho. Delle volte mi aiuta anche perché come penso anche molti di voi, c'è un break verso le 4 di notte perché c'è un cambio di elementi, ogni 2 ore c'è un cambio di elementi, che significa di diversi processi degli organi che cambiano ogni 2 ore. In medicina cinese questo si sa, ogni ore sono divise in due con gli elementi. E quindi adesso non mi ricordo bene se è il fegato o che cosa, comunque a 4 di notte c'è questo cambio, uno di solito va in bagno, fa pipì, torna a letto. Come avanza l'età, vedete che questa cosa diciamo, sarà più perentoria di alzarsi un attimo e andare in bagno, ma per niente poi, però è un cambio di energia. Quindi c'è un altro momento lì interessante che puoi anche analizzare cosa stavi sognando, perché vai a immersione, cioè inizia a risalire dalla notte, inizia a ricordarti le cose. Comunque, il sogno è importantissimo, cioè guardare come vanno i sogni è guardare come ti sta andando la vita. Che io al mattino mi sveglio, mi rilasso un attimino e lascio fiorare un attimo l'ultimo pensiero di sogno. Perché devi fare questo? Perché come un filo d'Arianna riesci in questo modo a risalire al sogno completamente, altrimenti te lo dimentichi. Siccome la parte inconscia è la parte che governa la tua vita, è meglio che velocemente senti dove sei. Te lo spiego meglio. Tu non è che attiri la realtà della vita attraverso la tua parte consapevole, ma tu attiri la tua vita rispetto alla tua parte inconsapevole, quindi la parte, diciamo, che non hai coscienza. Le cose avvengono negli strati profondi della realtà, cioè di quello che noi agiamo senza saperlo. Come si diceva nell'antica Cina, i figli imparano dalla schiena dei genitori. Si intende che il figlio assorbe l'educazione non tanto da ciò che dice, ma da ciò che è. Ciò che è ciò che è substrato di noi che abbiamo in profondità. Ma come facciamo a scoprirlo? Cosa veramente combiniamo? Perché noi ce la raccontiamo quanto vogliamo e la raccontiamo agli altri. Lo scoprite verso i sogni. Nella serie, se ti alzi al mattino e già dormi male perché hai sempre sogni turbolenti, non dormi bene così, no, buono. Cioè, vuol dire che il tuo inconscio e quindi la parte profonda di te sta avendo diverse tensioni. Avere dei sogni, io analizzo sempre i sogni perché vedo dove sono io in profondità. Quindi lasciare intanto che emerga il sogno. Poi c'è l'interpretazione del sogno. Allora, vi spiego la tecnica. Tendenzialmente non dovete giudicare i sogni. Cioè, il sogno non è qualcosa da giudicare. Cioè, se tu hai accoltellato qualcuno nel sogno, no, e l'hai massacrato di botte, può andare benissimo, no? Perché dici, è una specie di, come dire, catarsi che puoi aver fatto per qualcosa che è una rabbia, una tensione che hai avuto. Quindi non giudicare il sogno, e invece osserva l'emozione che si collega. Cioè, della serie, ti alzi al mattino, hai massacrato di botte una serie di cose, però ti alzi, ah, che bello, sto bene, fantastico. Cioè, hai tirato fuori una parte di te di aggressività che ti mancava, il sogno è come un check-up del computer che elabora tutte queste cose, spurga gli strati profondi, come una spurga che hai, e quindi elabora in questo modo. Stessa scena, ammazzi qualcuno e però ti alzi che stai male, non ti è piaciuta sta cosa qua. Non c'è problema, non giudicare l'emozione che tu hai, quindi c'è tanto di materiale che non stai esprimendo di te e che quindi attraverso il sogno riesci a esprimerlo, ma in qualche modo non riesci a fare una catarsi e quindi è tutta stai vivendo delle parti complicate e complesse. Hai un sogno ridondante, cioè ti si ripete una cosa che si ritorna. Peggio, è meglio che lo analizzi velocemente. Questo è come dire, è il grande, il grande fratello, no, è il grande titolo che ti sta arrivando, diciamo, della tua vita e ti sta dicendo, guarda che quella roba lì ti sta tornando. Quindi hai una cronicità su qualcosa che è meglio che inizi a guardarti profondamente. Di solito i sogni si dividono in fasi abbastanza semplici, cioè
quando sei oberata di studio, di lavoro, inizi a avere cose che non si concludono nel sogno, cioè dovevi ciabatte l'hai messa di là, poi e devi tornare a quel punto, non ci ritorni e perdi il tempo e il traffico, ecco, quella roba lì vuol dire stress, troppa roba. O corri in un bosco e il bosco è pieno di robe fitte e non riesci a scappare da qualcuno che ti insegue. Anche questa è un'altra forma di stress, no? Come l'appesantimento di qualcuno che ti segue. Ci sono dei classici, o anche il burrone, questi insomma sono classici abbastanza che la morte può essere anche un classico, no? Di avere un incidente, roba del genere. Sono tutti segnali molto belli che il nostro inconscio dice: oh, oh, abbono, fermate, tipo della serie. E noi no, andiamo avanti, tranquillo. Quindi cosa posso dire? Nella nostra realtà cosciente è tutto chiaro apparentemente, ma se vogliamo incominciare a indagare effettivamente che traiettoria stiamo intraprendendo, vi consiglio di cominciare a lasciare emergere i vostri sogni e poter osservare meglio come state. Se svegliate di notte ripetutamente, se i sogni sono minacciosi, se sono di preoccupazione. Vi aggiungo un altro segreto. Il sogno è una proiezione teatrale di voi. Quindi non importa se arriva l'amante, se arriva l'uomo, quello lì, se arriva... No, 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 sono tutte parti di te proiettate. Quindi non è che tu hai incontrato qualcuno o devi parlare con quella persona o sono sogni premonitori. Il 99% sono teatri di te. Cioè, tu trasferisci delle parti di te a quella figura che arriva, quello zio, quella persona che in qualche modo ha delle parti di te che in questo momento ti vuoi confrontare. Quindi per interpretare il sogno guarda sempre cosa stai ponendo sul campo attraverso le varie fazioni, le varie figure che stai muovendo. Così riuscirai molto a interpretare bene il sogno, poi ci sono diversi simbolismi anche che il sogno porta, devi saper leggere i simbolismi. L'inconscio non parla in modo logico, parla in modo analogico attraverso mediazioni, diciamo, simboliche di analogie. Quindi devi anche un po' sentire sempre l'emozione che sta dietro e anche quando ne parli, quando lo vivi, devi sentire un po' come stai rispetto a questo. Comunque, stupendo, è un bellissimo libro di noi, fanne tesoro, allenati su questo per osservarlo perché ti darà molti indizi di come stai. Oltre le feci che fai quando vai in bagno, che ti dice come stai, oltre al tuo corpo, oltre alle tue ossa, oltre a tutto quello che è il tuo sistema, guarda anche il sistema psichico, perché non prenderlo sotto gamba. Se tu non ti ricordi dei sogni, no, ma non mi ricordo niente, sappi che ti do una brutta notizia perché non ti ricordi neanche della tua vita. Cioè, ricordarsi dei sogni, ricordarsi della vita, cioè entrare dentro nella condizione mentale e anche saper osservare anche con i nostri pensieri. Se uno non, io non ricordo niente, non ricordo niente, vuol dire che hai anche una vita dove tu non ricordi niente, cioè che vai abbastanza veloce sulle cose. Ogni notte noi sogniamo tantissimo, a colori, in tutti i modi, tutti quanti, cioè è impossibile che tu non abbia sogni. Il punto è quanto lasci affiorare la coscienza, quanto l'inconscio è collegato al conscio, quanto tu permetti di assorbire anche parti profonde e ricordarle fino al substrato cosciente.